Castiglione, Falletto, Serralunga, Barolo, La Morra. Il sud è là, c'è sempre questo venticello che spira da sud e questa roba qui porta pochissima peronospora, che è il fungo patogeno che aggredisce la vite, però pericolose per l'oidio, che in piemontese si chiama marin, cioè vento che arriva, c'è una malattia che arriva portata dal vento di mare. E qui c'è sempre, ma se senti adesso, cioè, la senti questa brezza, è difficile che ci sia proprio l'afa ferma quando l'aria non si muove. Sì, i terreni li hanno comprati mio nonno, fortunatamente, in tempi nel 46 dopo la guerra. A mio nonno che mio papà facevano il vino, però producevano pochissime bottiglie, quasi tutto vendita sfusa o uva. E poi io nel 2002, annata storica, sono arrivato a casa, cioè ho iniziato io, e dal 2002 la produzione viene imbottigliata tutta. I terreni sono tutti nel comune di Castiglione, qui Rocche, poi ho l'ultimo pezzo di Castiglione, un pezzettino di Mariondino che è un altro cru, e poi ho il Bricco Boschis che è a 1,5 km da qui, però il comune, il territorio è tutto Castiglione Falletto. Si tende, adesso poi queste estati calde così non si pulisce, si lascia l'erba per tenere un po' umido perché sono delle temperature selvagge quest'anno. Ci sono quelli che non lasciano crescere l'erba, ci sono quelli, ce n'è uno qui che invece non si vede il filare perché l'erba va sui filari, come vedi una via di mezzo, si fanno, vabbè, non diserbante, 2 volte l'anno si passa con i decespugliatori manuali a pulire l'interfilare e poi 2 volte l'anno con un macchinario per falciare l'erba. È un guio classico, distanza 1 metro, come era di moda una volta, adesso si tende ad avvicinare un po' i ceppi, cioè sugli 80 cm. Terreno sabbioso, chiaro, calcareo, qui sulle rocche, c'è del tufo, della sabbia, comunque sono terreni calcarei che danno la tipicità del cru e proprio l'eleganza dei vini, i profumi, perché come in tutto il mondo quando ci sono questi terreni leggeri i vini sono molto profumati, tendono ad avere meno struttura, meno colore, però hanno un'eleganza che si trova qui nella zona del Barolo, tant'è che il Rocche di Castiglione è uno dei 3 premier cru insieme a Brunate e Cerecchio riconosciuti storici, perché hanno i vini delle Rocche sono molto identificativi, ce li riconosce alla cieca, se è vinificato in purezza riesce a riconoscerlo. Io ho questi 2 cru, Rocche e Bricco Boschis, c'è 1 chilometro di distanza, però sono completamente diversi perché cambia l'esposizione. Qua siamo un sud-est, una volta erano le posizioni migliori, adesso col riscaldamento comunque prende il sole del mattino e infatti i trattamenti antiperonosporici sono sempre ridotti rispetto ad altre zone perché asciuga subito al mattino la rugiada e rimane asciutta prima. Questo è un sud-est con queste caratteristiche del terreno. Il Bricco Boschis cambia la collina, cambia il versante, è un ovest, quindi prende il sole del pomeriggio. C'è molta più argilla come terreno del Bricco Boschis, quindi sono vini più, come hai detto prima, un tannino più robusto, qua il tannino è dolce, sono sempre pronti relativamente prima rispetto ad altre zone. Mentre là sono più strutturati a scapito un po' dell'eleganza, perché poi non puoi avere tutto. Quello è Castiglione? Questo qua è il castello di Castiglione, sì. Da metà in su. Cambia il colore, perché non è terreno delle rocche. Il terreno delle rocche è questa roba qua, leggera così. C'è qualche sasso anche ogni tanto? Sì, sì. Arenaria, così. Sì, arenaria. E anche di là, l'ultima vigna mia lì, che c'è una cresta, quella lì pare sia quella più centrale delle rocche. E c'è il tufo, con la zappa vai giù così, c'è già il tufo, c'è una roba, infatti. No, solo che purtroppo le rocche sono state scelte quando hanno fatto patrimonio UNESCO, le Langhe, Roero e Monferrato, hanno scelto per ognuna di queste 3 zone una core zone dove non puoi costruire, non puoi far nulla, io non posso, o vai tutto rovere francese, sia le barriche, i tonneau che le botti. Ma io trovo che dia un po' più di eleganza rispetto allo Slavonia, poi ognuno ha la sua
Il legno lo compri nuovo perché non compri il legno usato. La cosa che bisogna fare, almeno io faccio, ma credo lo facciano, il primo passaggio lasci il vino 3 mesi, poi lo togli, cambi il vino, perché se lo lasci per un anno nel nuovo ti prende subito, cioè tanto gusto.